appena scoperto che nei video non vanno utilizzate camicie a righini, camicie a quadretti e camicie con fantasie tipo questa. Quindi di conseguenza, con lo spirito di contraddizione che mi contraddistingue, ho pensato di sdoganare la manica corta. Quest'oggi la rassegna stampa sarà un po' particolare perché avremo solamente 3 argomenti. I primi 2 sono 2 notizie, diciamo, di cronaca come quelle che ti riporto di solito in questi casi. La prima parla di un malware per Android a cui sarà opportuno stare particolarmente attenti perché ruba i dati bancari. La seconda parla di alcune funzionalità che verranno introdotte in Google Chrome che riguardano le password. E la terza invece sarà un piccolo terremoto in ambito Windows, perché Microsoft a quanto pare sta per fare una scelta davvero estrema che potrebbe non piacere a molti e stravolgere completamente le regole del gioco. Andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. E la prima notizia di cui andiamo ad occuparci riguarda una vecchia conoscenza del mondo della sicurezza informatica, un trojan che si chiama Anazza. Il trojan era già stato debellato, ma recentemente un'agenzia di sicurezza molto nota che si chiama ThreatFabric ha lanciato un allarme. A quanto pare infatti questo trojan è stato riproposto in maniera modificata e tramite delle app legittime che si trovano sul Play Store di Google è in grado di infettare i nostri telefoni e rubare le credenziali bancarie al fine di svuotare i nostri conti, come ci informa lo stesso titolo dell'articolo. Naturalmente, grazie alle segnalazioni di ThreatFabric, come possiamo vedere, è stato già possibile per gli esperti di Google individuare e rimuovere le voci infette. Purtroppo però il problema non è stato completamente arginato perché a quanto pare questi malviventi continuano a cercare di caricare nuove app utilizzando una tecnica un po' particolare. Le app che vengono caricate sul Play Store sono app assolutamente pulite. Successivamente però viene pubblicato un aggiornamento che anziché recuperare i dati direttamente dal Play Store di Google, li recupera da un account GitHub infetto, infettando di conseguenza anche i nostri telefoni. Naturalmente le procedure di sicurezza sono sempre le stesse, la principale delle quali consiste nel avere un buon anti-malware caricato sui nostri smartphone. Se comunque, nonostante le precauzioni, dovessimo essere vittime di una frode bancaria, non dobbiamo comunque dimenticare che a termini di legge godiamo di una tutela. Infatti, leggo testualmente, l'articolo 11 del decreto legislativo 11/2010 stabilisce che il prestatore dei servizi di pagamento, cioè la banca, è tenuta a rimborsare l'importo sottratto alla vittima mediante un'operazione di pagamento da questa non autorizzata. Quindi la prima cosa da fare sarà naturalmente quella di segnalare alla banca di non aver effettuato quella operazione chiedendo il rimborso. Ma successivamente, per una maggior sicurezza, sarà sicuramente opportuno sporgere anche una denuncia presso le forze di polizia competenti, come ad esempio la polizia oppure i carabinieri. Ed ho voluto parlarti di questo articolo, oltre che per il suo interesse specifico, anche in un contesto più ampio. Infatti parliamo di password manager. I password manager, se non lo sapessi, sono dei programmi che ci consentono di gestire tutte quante le nostre password, conservandole in un unico posto e proteggendole con una cosiddetta master password, per cui dobbiamo ricordarci solamente la password principale e quando vorremo accedere potremo utilizzarle tutte quante. Ebbene, i password manager recentemente sono stati oggetto di svariati attacchi. Possiamo pensare all'attacco che è stato portato a LastPass, a quello che è stato portato a OnePassword e non ultimo a quello che è stato portato al Norton Password Manager. Ma naturalmente, come tutti sappiamo, anche Google Chrome ha al suo interno un password manager
Ebbene, questo password manager Google ha deciso di farlo diventare ancora più pratico, più efficiente e più sicuro. Infatti, se vediamo le novità che sono state introdotte, vediamo che in primo luogo potremo utilizzare l'autenticazione biometrica per accedere a tutte quante le nostre password. Quindi non solo con l'impronta digitale, perché non tutti i computer ne sono provvisti, ma ci basterà avere ad esempio anche solamente una webcam per poter utilizzare il riconoscimento facciale, rendendo molto più semplice la procedura di accesso. Un'altra cosa apparentemente banale, ma che non lo è il discorso di poter scrivere a fianco ad ognuna delle nostre password delle note, e questo è particolarmente utile nel caso in cui ad esempio si disponga di più account per lo stesso sito, per poterli distinguere a colpo d'occhio e molto facilmente. In terzo luogo verrà semplificato il passaggio tra gestori di password, quindi se per esempio utilizzi uno di questi gestori che abbiamo citato precedentemente o anche altri, sarà molto semplice importare direttamente tutte quante le password in Password Manager di Google in modo da non dover fare l'operazione manualmente. Infine, ma non ultimo, è stato introdotto il password checkup per iOS e quindi da adesso anche i dispositivi iOS potranno sincronizzare le loro password con Google Chrome. E passiamo alla notizia più importante di oggi. E dico che è la notizia più importante perché è un qualcosa di fortemente impattante che potrebbe cambiare radicalmente il modo di rapportarci con il computer del prossimo futuro. Ma che cosa è successo? È successo che è trapelato un documento di Microsoft datato addirittura 2022 in cui si parlava del futuro di Windows e di una transizione più o meno imminente a Windows 365. Ma che cos'è Windows 365? Lo capiamo con un esempio lampante. Un tempo se acquistavamo Office avremmo ricevuto un CD con cui installare il programma ed un codice con cui avremmo potuto utilizzarlo virtualmente anche per tutta la vita. Ma successivamente Microsoft si è fatta furba ed ha creato Office 365. 365 vuol dire che Office va nuovamente pagato con cadenza annuale, andando a creare un profitto molto più importante per Microsoft. Infatti noi ogni anno è vero che abbiamo una versione un pochino più aggiornata di Office, ma siamo costretti a pagare questo pedaggio per poterlo utilizzare legalmente. Ebbene, la stessa cosa vuole essere trasferita sul piano di Windows, ma in maniera ancora più impattante, come dicevo in apertura di articolo. Perché? Come vediamo in questo articolo direttamente nel titolo, Windows non sarà più scaricabile in futuro. Questo significa anche che non verrà installato sulle nostre macchine, ma che le nostre macchine si trasformeranno in una sorta di terminale per eseguire da remoto Windows che girerà su una macchina esterna. Infatti in questo articolo viene titolato addirittura che il prossimo Windows potrebbe essere come Netflix, in streaming e ad abbonamento. Cosa significa? Significa che se adesso i nostri computer sono dotati, come ben sappiamo, di un processore, di un hard disk e di tutti quanti i componenti necessari a far girare Windows in locale, in futuro i computer potrebbero essere rappresentati semplicemente da una tastiera, da un monitor e da una scheda di rete. Per cui sarà un hardware esterno a fare girare il nostro sistema operativo con tutti i pro e i contro che ne derivano. Non sarà ad esempio necessario disporre di una macchina particolarmente prestante per far girare anche programmi molto pesanti, in quanto provvederà l'hardware remoto a farli girare, quindi nel caso di un gioco o di un software di progettazione ci basterà affittare una macchina con caratteristiche hardware sufficienti e potremo far girare qualsiasi cosa. All'inizio Microsoft ha previsto una sorta di modalità mista, per cui
sarà possibile scegliere se avviare la nostra macchina in locale oppure da remoto, anche se è ovvio che il progetto finale sarà quello di portare in remoto qualsiasi cosa. E lì inizieremo ad avere una serie di considerazioni da fare, ad esempio sul fatto che sarà sempre necessario disporre di una connessione per poter lavorare, o ancora che i nostri dati saranno completamente in cloud, quindi soggetti a tutti quanti i pericoli derivanti da questa situazione. Non ultimo il fatto che la nostra macchina sarà in realtà una macchina virtuale che si troverà all'interno di una farm, e nel momento in cui questa farm dovesse essere attaccata, una serie di computer potrebbero essere resi non disponibili e con essi naturalmente anche i nostri dati. E se tutto questo ti sembra un film di fantascienza, sappi semplicemente che Windows 365 è già qui. Staremo a vedere come evolverà questo progetto di Microsoft. Non possiamo sapere al momento se si risolverà in una bolla di sapone o se veramente sarà il futuro del nostro modo di lavorare. Naturalmente suppongo che sarà una transizione molto graduale. Da un lato, per dare il tempo agli utenti di abituarsi a questa nuova modalità di lavoro, ma dall'altro soprattutto per dare il tempo e modo a Microsoft di testare queste infrastrutture che sarà necessario creare per poter supportare un lavoro del genere. Come sempre troverai una copia di tutti quanti questi articoli nella sezione news del sito www.gentiluomodigitale.it. E prima di chiudere ci tengo tantissimo a ringraziare Magia e Luciano Noè per i loro super grazie. Grazie mille ragazzi per il vostro supporto e per il vostro aiuto. Ed ora a me non resta che ringraziarti per aver visto questo video e darti appuntamento, come sempre, alla prossima!